Oggi andremo a scoprire un altro mazzo di Giulia Francesca Massaglia. Le 36 iconiche immagini contenute nei mazzi Lenormand vengono qui collocate ai tempi dei faraoni e delle piramidi, dando vita a delle illustrazioni inedite, splendidamente incorniciate in stile Art Nouveau. Andiamo tutti a conoscere gli Egyptian Lenormand. Benvenuti amiche e amici di YouTube, io sono Angela e questa è la nuova puntata della Caroteca di Exoteric World. Prima di cominciare la visione vi ricordo che cliccando in alto a destra troverete la playlist con tutti gli episodi precedenti e che subito dopo l'analisi delle carte ci sarà uno slideshow in cui le mostrerò tutte e 36 a tutto schermo, in modo da darvi l'opportunità di apprezzarle ulteriormente, magari facendo degli screenshot delle vostre preferite. Prima della fine della puntata potrete accedere alla playlist degli interattivi dedicati all'amore o iscrivervi al canale cliccando sul logo se avete gradito la visione. Bene, cambiamo inquadratura e cominciamo la puntata. Seguitemi. Ciao a tutti, benvenuti. In questa puntata andremo a conoscere il mazzo Egyptian Lenormand. Partiamo proprio dall'analisi fisica della scatola e poi vedremo all'interno il mazzo. Vi mostro tutta la scatola che è molto bella, anche rigida, resistente. Qui abbiamo questa bellissima immagine che non ha nulla a che fare con le carte stesse. Spesso succede che ci sia un'immagine totalmente diversa che fa da copertina, e qui troviamo ovviamente Giulia Francesca Massaglia che ha curato e ha creato appunto le carte, la parte grafica, e Riccardo Minetti che si è occupato dei testi del libretto. Ecco qui. E dietro troviamo le indicazioni con le lingue all'interno del libretto, quindi inglese, italiano, spagnolo e portoghese. Qui possiamo già avere un'anteprima di alcune carte all'interno, ovviamente editi dallo Scarabeo. Questo è un mazzo che è stato dato alle stampe nel marzo 2024. Comodo da aprire perché c'è questa ansetta che permette l'apertura, e poi non solo, troviamo questo nastrino che ci permette di tirare fuori appunto il nostro libretto e le nostre carte. Parlando proprio del libretto, ovviamente come spesso diciamo accade, la parte inglese è più esaustiva, un po' più completa, giusto è vero un'infarinatura per incominciare a conoscere le Lenormand, e poi se volete approfondire. Dico che è abbastanza esaustiva perché c'è una bella introduzione, poi come usare il mazzo e quindi delle letture a 3 carte, a 9, il famoso Grand Tableau. In linea di massima viene spiegato, però in realtà è un po' più complesso, magari dopo aver preso dimestichezza oppure magari se avete già esperienza allora lo saprete già usare. Altrimenti ci sono tante indicazioni sia su internet, prendere dei testi appropriati, e poi ci sono appunto i significati. Qui dal primo all'ultimo, quindi dal cavaliere alla croce. Come vi dicevo, una parte un po' più esaustiva, quella dell'inglese, sia come usare il mazzo, sì, diciamo le stese sono uguali, però ci sono più indicazioni, più suggerimenti, e non solo. La cosa diversa, quindi vi consiglio di andare a vederla, trattandosi ovviamente di un mazzo tema antico Egitto, c'è il simbolismo
quelli ovviamente più importanti, l'Ankh, l'Occhio di Horus, troviamo il loto, il serpente, le piramidi, i geroglifici, i faraoni, eccetera. Quindi per poter arricchire e approfondire ovviamente non solo i significati, ma anche proprio la conoscenza stessa di questo mazzo. E poi sì, le spiegazioni con le parole chiave e diciamo una piccola parte dove spiega proprio i significati. Vedremo in seguito alcune cose, adesso diciamo possiamo procedere. L'ultima che vi volevo dire, visto che c'è anche l'indicazione, la tavola con ogni singola carta e il corrispettivo delle carte da gioco. Non ci sono rappresentate nelle carte, come potete vedere c'è solo il numerino e non c'è neanche effettivamente la scritta del nome della carta stessa, però magari per chi non lo dovesse sapere, in alcuni mazzi e soprattutto alle origini vi mostro, oltre all'immagine stessa, in questo caso del cavaliere, c'è una piccola diciamo spiegazione e c'è proprio l'indicazione della carta da gioco, perché una volta, diciamo almeno alla nascita, era effettivamente un mazzo da gioco e poi si è sviluppato effettivamente in altro modo, appunto come mazzo da divinazione. Adesso andiamo a scoprirlo, ogni singola carta, e poi vi ricordo che alla fine trovate uno slideshow per vederle tutte nella loro bellezza, e vi ricordo anche che in descrizione trovate i link se vi dovesse piacere per acquistarlo. Eccoci di fronte alle prime 12 Lenormand, sono 36. Qui possiamo già notare, diciamo, la bellezza estetica e la bravura dell'artista di Giulia Francesca Massaglia, che vi consiglio di seguire e di seguirla soprattutto su Instagram, sui suoi social, per vedere insomma tutti gli altri mazzi che ha creato appunto per lo scarabeo, e quindi diciamo soprattutto per vedere la sua bravura. Giusto per darvi un'indicazione anche proprio sulle carte stesse, magari lo avete notato, sono finitura opaca, la grandezza di ogni singola carta è di 8,8 per 12,5, lo spessore totale del mazzo è di 1,4 centimetri. È vero, sono abbastanza grandi, però essendo solo 36 effettivamente sono anche abbastanza comode da gestire e da mescolare. Vi mostro sia vabbè la parte davanti, che avete già notato, dove c'è il numerino ai due angoli superiori, poi come vedete tutto il disegno è contornato da questa specie di cornice floreale, anche con queste foglie in basso. Non c'è il nome della carta, non dovrebbe essere difficile effettivamente magari per chi le sta conoscendo in questo momento, o per chi deve imparare. Allora ovviamente si deve cercare di andare un po' a memoria, e quindi il primo passo appunto è questo. Però come potete notare, diciamo, capisco che l'immagine è molto bella, ed effettivamente sarebbe stato un peccato mettere anche il nome sotto. E poi c'è questo bordo bianco proprio per esaltarla maggiormente. Il retro, eccolo qui, reversibile, quindi se lo girate è uguale, quindi da non notare effettivamente il contrario. Di solito le Lenormand non si leggono al contrario, quindi non è contemplata questa cosa. E troviamo questi fiori di loto bianchi e blu violetto, quindi molto, molto affascinante, molto bello. I colori sono molto vivaci, come potete vedere. A me piacciono molto, magari ditemi nei commenti cosa ne pensate voi. Qui abbiamo detto abbiamo le prime 12 di 36, troviamo il cavaliere, poi troviamo il trifoglio,
che si può annotare qui intorno a questa fanciulla che probabilmente li sta raccogliendo. Immagine insolita perché noi siamo abituati a vedere il trifoglio con appunto la classica foglia che se abbiamo fortuna di trovare il quadrifoglio ancora meglio, è proprio quello il simbolo di fortuna, altrimenti abbiamo questi bei 3 petali. Invece ho scoperto che ci sono effettivamente varie specie di trifogli e in questo caso le foglie di questo trifoglio egiziano ha le foglie più lunghe. E quindi direi, giustamente essendo un mazzo tematico, tante figure, ovviamente anche gli abiti, i vestiti, poi vedremo anche qualche differenza rispetto alla tradizione. Ad esempio qui abbiamo la nave, poi qui abbiamo la casa, l'albero, le nuvole, giustamente in un contesto dove si vede, diciamo le piramidi, diciamo eccetera. Molto, molto bello, molto affascinante. Anche il serpente, poi abbiamo il sarcofago, solitamente troviamo una bara, invece qui troviamo questo sarcofago aperto. Poi troviamo il bouquet. A proposito del bouquet, solitamente si trovano varie tipologie di fiori, in questo caso è stato scelto appunto di rappresentare questo mazzo e anche che va a contornare l'immagine stessa, questi fiori di loto blu. Dovrebbe essere la ninfea cerulea, o giglio d'acqua egiziano e molto, molto importanti per la cultura dell'antico Egitto. Sono associati alla rinascita, al rinnovamento, è un simbolo di saggezza, di conoscenza, di controllo sulle emozioni. Spesso li troviamo aperti e quindi secondo me possono infonderci e darci la possibilità di interpretare e di dare ulteriori interpretazioni proprio per le nostre letture. E quindi proprio il fatto che ci siano questi bei petali aperti potrebbe indicare ad esempio la piena realizzazione, e questa diciamo proprio perfetta proprio per il significato del bouquet stesso, quindi di riuscita, di realizzazione, di soddisfazione, di un qualcosa di positivo che giunge a noi, anche un dono, un regalo, eccetera. E poi troviamo la falce. Solitamente c'è un campo di grano, questa sembra essere avena o altro. Poi troviamo la scopa e la frusta, qui c'è questa specie di combattimento, chiamiamolo così, e poi troviamo gli uccelli. Di solito troviamo degli uccelli comuni o di altro genere, in questo caso c'è questa specie di 2 falchi, dovrebbero essere berenice, e quindi trovare altre indicazioni. Questo ne parleremo successivamente perché andiamo a scoprire le prossime 12. Eccoci di fronte al secondo gruppo, dalla 13 alla 24, dove troviamo il fanciullo, bellissimo con questo codino, con questa treccina che sta giocando. Poi la volpe, bellissima, a me piace molto lo sguardo intenso di questa volpe, anche abbastanza furtivo. E poi quello che vi avevo anticipato effettivamente sul fatto di adattare al tema Egitto, calza proprio a pennello, proprio la carta 15, dove solitamente troviamo l'orso, e in questo caso abbiamo l'ippopotamo o comunque più ippopotami, questo giusto per mostrarvi che solitamente troviamo l'orso, ma non essendoci l'orso giustamente in Egitto, è stato preso questo bellissimo animale molto simpatico e entrambi diciamo hanno in comune il fatto di rappresentare la forza
la protezione e la connessione al mondo materiale. I punti appunto sono questi: forza fisica, resistenza, protezione, anche maternità, poi soprattutto nelle femmine di ippopotamo, cioè dove, c'è il senso di protezione e anche di fertilità. Invece per l'orso, c'è proprio una particolare dedizione ai cuccioli. Poi la connessione effettivamente con l'istinto, con il subconscio, magari piccola differenza, ma piccolissima, nel senso che rispetto, diciamo, l'orso è più legato all'introspezione, alla saggezza, mentre con l'ippopotamo, essendo legato molto all'acqua, c'è profondità emotiva, una forte intuizione. Ecco, secondo me una caratteristica molto positiva di questa tipologia di mazzi, e cioè diversi dalla rappresentazione classica e quindi tematici, ci possono dare degli spunti ulteriori, quindi di andare ad attingere alla tradizione, ai significati classici e metterci qualcosina in più. Prima di tutto andando ad analizzare ogni singola carta con tutti gli elementi che troviamo, ovviamente anche le differenze. Qui troviamo le stelle che ovviamente si possono notare in questa parte, diciamo, poi troviamo qui le cicogne, il cane, la torre, al posto della torre solitamente qui troviamo questo obelisco, poi il giardino, dà un forte senso di pace, di quiete, molto bello. Qui troviamo la montagna che si vede qui in fondo, il sentiero, i topi non mancano da nessuna parte effettivamente, neanche qui, e poi il cuore che in realtà credo che appunto sia stato già estratto per mummificare, diciamo, questo corpo, e solitamente viene rappresentato solo il simbolo del cuore stesso per come lo conosciamo, quindi non il vero e proprio cuore. E ci sta perché vedete c'è questo ciondolino a forma di cuore. E adesso andiamo a scoprire le ultime 12 carte. Andiamo a concludere il nostro viaggio con le ultime 12 carte, dove troviamo l'anello, infatti indossato da questa bellissima fanciulla. Poi troviamo quello che insomma in realtà dovrebbe essere un libro o un diario, però diciamo, giustamente, infatti qui ovviamente troviamo questa immagine, abbiamo questa pietra con i geroglifici, ovviamente a tema. Come a tema troviamo anche la lettera, che comunemente troviamo appunto rappresentata con una lettera chiusa, invece in questo caso c'è questo papiro che è stato aperto e quest'uomo lo sta leggendo. Ecco, secondo me un ulteriore significato rispetto alla lettera normale, perché quando ci troviamo di fronte alla carta della lettera che è chiusa, possiamo interpretarla come un messaggio, un qualcosa, una comunicazione che arriva a noi, oppure noi siamo pronti a spedirla, tra virgolette, e quindi comunicarla. E invece qui effettivamente sembra un qualcosa che, cioè, se è una comunicazione che proviene da noi, magari stiamo facendo una revisione, stiamo valutando, potrebbe essere un messaggio di rivedere quello che vogliamo comunicare, oppure stiamo ricevendo un messaggio. Ecco, questo potrebbe essere qualche spunto, qualche chiave di lettura diversa. C'è veramente tantissimo, tantissimo da dire. Poi qui troviamo l'uomo, la dama, il gentiluomo, dama che diventa uomo e donna. Poi troviamo il Giglio. Il nome Giglio è solo il nome della carta perché effettivamente
questo è il giglio e questi non sono assolutamente dei gigli, ma sono fiori di loto. Specialmente nell'antico Egitto, dove rappresentava la rinascita e la purezza, ha una, diciamo, un'associazione, un legame effettivamente con il giglio stesso, sia per il fatto di essere entrambi bianchi, proprio per questo colore possono indicare appunto anche la spiritualità, anche l'illuminazione, la trascendenza. Ho notato, leggendo, quindi andando a scartabellare in giro, che alcune culture tendono a sovrapporre questi due significati, e cioè del giglio e anche del fiore di loto. Quindi poi troviamo il sole. Qui probabilmente c'è venerazione, insomma, verso il dio Ra, e poi la luna, diciamo, non conoscendo proprio perfettamente tutta la cultura egizia, che è vastissima, molto interessante, questa potrebbe essere una delle, diciamo, principali divinità egizie, Khonsu, se non sbaglio, proprio associate alla luna, e che significa viaggiatore, proprio per il movimento della luna nel cielo notturno, e quindi legato al ciclo lunare, alla misurazione del tempo, alla guarigione, alla giovinezza. Ecco questi ulteriori significati che possiamo integrare alla tradizione classica, quindi il significato della luna stessa. Qui troviamo la chiave e giustamente troviamo l'Ankh, i pesci. Qui troviamo una bella pesca fruttuosa, l'ancora, e poi mi sono soffermata tantissimo nello studio di questo mazzo proprio nella croce, che solitamente troviamo appunto una croce cristiana, diciamo, ovvio, e invece qui troviamo questa specie di bilancia. Sia molto interessante il fatto che qui è rotta, è spezzata, e invece qui troviamo proprio questo papiro dove è disegnato e rappresentata la scena della pesatura del cuore. Per chi non lo dovesse sapere, è un rito in cui il dio Anubi pesa il cuore di un defunto. Di contro c'è la piuma della verità della dea Mat, e quindi se il cuore pesa un po' di più, il defunto, diciamo, non passa, anzi viene proprio divorato da un mostro. Va bene, diciamo, a parte questo, giusto per darvi qualche infarinatura, diciamo, la bilancia è proprio un simbolo importante della mitologia egizia, e quindi ci possono essere tanti altri spunti riguardo alla croce stessa che conosciamo, di giustizia, di equilibrio, di verità. Magari in questo caso stavo appunto leggendo in un'autolettura che forse è danneggiata, secondo me potrebbe indicare proprio il passaggio del tempo e la fragilità dell'esistenza, quindi legata anche effettivamente al messaggio stesso della chiave. Io ho notato che in realtà, per chi non lo dovesse sapere, solitamente le Lenormand vengono considerate delle carte chiacchierine, pettegole, perché vengono utilizzate proprio per la divinazione in senso stretto, quindi di andare a vedere l'amore, denaro, lavoro, le cose pratiche della vita materiale. E invece, secondo me, in questo senso abbiamo un'ulteriore chiave di lettura, proprio legate alla spiritualità, e in questo caso proprio associate a quella che è la cultura dell'antico Egitto. Quindi assolutamente un mazzo da avere nella propria collezione, sia proprio per la bellezza estetica, sia proprio per arricchire le nostre letture, da usare magari insieme ad altri mazzi Lenormand, oppure da usare anche insieme a mazzi oracolari, agli stessi tarocchi, ma da soli
hanno veramente tantissimo, tantissimo da dire. Io diciamo li ho utilizzati, li ho scoperti, li devo ancora, scoprire, ogni volta c'è qualche indizio, qualcosa di diverso che mi dà uno spunto di riflessione, ma anche effettivamente, come vi dicevo, possono essere utilizzati in tutti i modi, nel modo diciamo classico, soprattutto se poi vi piace, sia il tema e quindi per gli appassionati dell'antico Egitto, sia ovviamente per l'arte di Giulia Francesca Massaglia, sia da tenere in collezione e da utilizzare appunto per le letture, diciamo, personali, oppure anche se effettivamente lo fate per lavoro. Spero che la puntata vi sia piaciuta, se volete potete andare anche a vedere tutte le altre nella playlist della Taroteca e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!